Ero pronto a iniziare questa avventura che ha significato anche lasciare andare tutto il resto che stavo facendo. Ero un'azienda di sviluppo software, sicurezza informatica, quindi avevo tutte le possibilità di vivere bene a Roma, al centro, ma non ci potevo stare più di 3 giorni. Il momento del silenzio è necessario per l'individuo. Stiamo armonizzando e creando un qualcosa di bello. Lui è Paolo, è un ex imprenditore che ha mollato tutto e deciso di vivere con la famiglia in questo luogo incantato. Stanno cercando persone, soprattutto famiglie, per creare un luogo di educazione e di benessere per grandi e piccini. Ma di questo parleremo nei prossimi minuti. Ciao. 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 Siamo a Reggio Calabria, in provincia di Reggio Calabria, nel comune di Calanna. Il posto si chiama Gaia, Mondo di Unione. È un progetto che ha origine 5 anni fa, con l'acquisto di questo terreno abbastanza grande e che oggi è pronto ad accogliere le persone, a farlo vivere in maniera abbastanza piacevole. Un luogo di riconnessione con la natura per le persone, insomma, che hanno bisogno di un po' di contatto sincero con la natura. E lo è perché lo è stato per me, cioè è una formula che io per primo sto attuando qui. Qui siamo all'ingresso ufficiale di Gaia, con il titolato a gestire tutti gli ingressi, che è Mister Pino, Pinuccio per gli amici. E lui veramente è l'unico pino che c'è in quest'area e si vede da tanti posti anche dalla città. Qua fai conto era tutto abbandonato, non c'era niente, no? Rovi. Quindi sono arrivato qui, proprio qua, e siamo scesi dalla macchina perché non si poteva andare avanti. E c'era tutta nepetella. Appena proprio scesi dalla macchina, calpestando sto terreno, guardando il pino, boom, proprio amore puro. Io ho una società fondata nel 2013, questa società è diventata molto grossa e 2 anni fa ormai, quando ormai l'esigenza di trasferirmi qui era troppo forte, non risuonavo più invece con quel mondo a cui sono sempre grato, perché ha permesso la possibilità di trasferire quelle energie, diciamo, prodotte da un mondo virtuale in qualcosa di totalmente concreto. Più proprio un'esigenza dell'anima, no? Proprio la mia necessità. Quella è Messina, quello è il porto di Messina, quindi questo è il lago di Messina, lo chiamiamo così perché non vedendo il passaggio dello stretto qui sembra veramente un lago. Dall'altra parte c'è l'Etna e qui, quando sei fortunato, puoi beccare sia l'Etna in eruzione che lo Stromboli, che si vedono da più su. Durante un evento particolare è successo che a fine evento iniziasse a eruttare l'Etna, pazzesco. Qua c'è stato un incendio molto forte, 2 anni dopo l'acquisto della proprietà, che da una parte ha devastato tanto, dall'altra mi ha permesso, ecco, questo fuoco rigeneratore, di poter ripartire con le idee più chiare anche sulla visione futura. Io facevo ricerca all'università perché io di base sono un architetto e chiaramente non mi sarei mai immaginata di poter finire poi qui, no? Ed effettivamente poi a conti fatti uno dice: cosa vuoi fare? Vuoi continuare il mondo accademico seppur incerto, oppure vuoi tuffarti nell'incertezza di uno spazio che non ha niente ma che nei fatti ha tutto? Abbiamo iniziato a progettarci e a progettare tutto quello che poteva essere fatto qui. Come produzione abbiamo l'olio e abbiamo tante noci che abbiamo tirato fuori anche dal post incendio, quindi alberi di noci antichi che stanno ripartendo. Questa è la badia, chiamata così, era il posto dove c'erano i preti, dove infatti abbiamo trovato tutte le vesti. Questa sarà casa nostra, poi la ristruttureremo e una parte sarà dedicata comunque a attività comuni. Il fatto che sia difficilmente raggiungibile o che non sia sulla strada veramente fa sì che le persone siano naturalmente selezionate a voler stare qui. Gaia nasce dalla volontà di riuscire anche a far convogliare in questo luogo persone che hanno storie da dire, che hanno qualcosa da condividere. Ecco. Questo spazio non è fatto solo per noi, chiaramente è troppo grande, non lo possiamo gestire, ma proprio per dare l'opportunità anche ad altri di poter usufruire di questa bellezza, di questa
meraviglia che ci circonda. E lei sentieri cosa significa, i 2 sentieri che leggo? Allora, al momento ne abbiamo aperto soltanto uno, Capel Venere, perché c'è questa felce antica laggiù in questa fossa. Si passa da un ambiente comunque normale, fatto di macchia mediterranea, a uno spazio che sembra una giungla dell'Amazzonia. Io sono nato a Roma e per tutta la mia vita precedente volevo tornarci. Nel momento in cui si è palesata l'opportunità non era più cosa. Quindi avevo tutte le possibilità di vivere bene a Roma, al centro, ma non ci potevo stare più di 3 giorni. No. Il momento del silenzio è necessario per l'individuo, non puoi esimerti dal provare momenti di ritiro quotidiani. E se non ce li hai mai, cominci a non funzionare bene. È successo per esempio 3 volte quest'anno in cui c'è il silenzio assoluto. Bastano 10 minuti di quel silenzio là che ti ricaricano, penso, un mese e mezzo ce l'hai pagato. Quello è il forno, fatto in terra cruda da un gruppo di genitori. Sono venuti qua a fare un incontro tra tutti i genitori che fanno scuola parentale. Si sono incontrati qua e alla fine di questi incontri hanno realizzato come dono questo forno, sono rimasti una settimana in più, fatto tutto in terra cruda, con la terra di qua che è argillosa, paglia e basta, e sotto i mattoni. Voi utilizzate per fare pane, pizza? Qua facciamo pizza. La cosa più bella, soprattutto quando vengono le famiglie, l'ultima, una ragazza, una mia amica che è stata qui con i figli, ha detto: qui ho scoperto il vero significato del motto che per crescere un figlio ci vuole un villaggio, perché effettivamente i suoi figli, che erano abituati a stare sempre con lei, vivendo 4 giorni insieme ad altre persone, lei stessa ha compreso il valore della coeducazione, perché i bambini naturalmente andavano dagli altri bambini, dagli altri adulti, e non avevano il timore o la paura di qualcosa che non conoscono, no? Si sentivano in un ambiente protetto, sicuro, sebbene sia molto grande. Quindi questo per me è un successo, nel senso che comunque capire che questo posto tanto grande può essere casa non solo per noi ma per molti, allora è un goal che portiamo a casa con tanta soddisfazione. Stai pensando di cambiare vita, magari all'estero, magari viaggiando, ma non sai come sostenerti? Oggi voglio parlarti di Eures, una piattaforma con cui puoi trovare lavoro in tutta Europa. È una piattaforma che mette in contatto aziende e chi cerca lavoro. Al momento nel sito ci sono circa 3 milioni di offerte di lavoro in tutta Europa, suddivise in questi stati. Ci sono lavori sul campo dell'agricoltura, social media manager, oppure cuochi e camerieri su ristoranti vegani. Ma non è finita qui, infatti Eures ti supporta anche dandoti l'opportunità di parlare con degli operatori umani per chiedere delle informazioni più svariate, ad esempio lo stile di vita del luogo in cui vorresti andare, oppure la parte burocratica o di contratti. E quest'anno sono 30 anni che questa piattaforma è attiva e favorisce lo scambio, la mobilità e il fare nuove esperienze. Quindi, viva! Autosufficienza al momento come siete messi su acqua, gas, elettricità? Acqua abbiamo sorgenti dappertutto, che abbiamo canalizzato, oltre 3.000 metri di tubi ci sono passati qua a terra, ci sono 2 condotte, una che va per l'irrigazione e per l'antincendio e l'altra invece per i bagni, insomma le attività nostre. Mentre a livello energetico faremo la prima parte con un 6 kW con 15 di accumulo. Questo è un luogo veramente dato, che vuole essere a servizio delle persone. Servono dei pionieri all'inizio, perché è chiaro che le condizioni non sono quelle di comodità assoluta. La comodità è quella di poter fare il mestiere che uno sente in maniera più facile possibile. Questa è una curva geodetica, l'abbiamo appena installata. E come te l'immagini? Cioè per che cosa sarà utile? Questa sostituirà il salone. Qui faremo attività sia per i bambini quando piove, quando c'è cattivo tempo. Meditazione, yoga, questo si presta perfettamente. Prego. Qua siamo proprio di fronte all'orto sinergico zodiacale, che è un lascito di una persona che è rimasta qui per 1 annetto e mezzo. È un alchimista, astrologo, quindi ha immaginato questo spazio che adesso andiamo a vedere.
E qua c'è la sera si possono ammirare le stelle dalla stella della cupola. L'idea è quella di trovare persone che hanno già fatto un percorso e che abbiano un progetto concreto, quindi che sono un apicoltore che sappia come gestire le api, che voglia prendersene cura, un viticoltore che magari gli mancano i mezzi o le possibilità di mettere a frutto la sua arte, e qui magari c'è tutto di pronto, no? Abbiamo l'acqua, abbiamo i mezzi, abbiamo lo spazio, quindi ecco, noi mettiamo sul piatto l'infrastruttura e le persone arrivano e mettono la loro sapienza. Chiaro che non si può partire da lì, si deve partire con una conoscenza, quindi si deve venire qua a stare, vedere come funzioniamo insieme. Tante persone che si occupano di tanti progetti con soddisfazione totale del fare quello che gli piace in un posto bello da vivere. Sono indifferente, questa è casa. E quindi c'è tutto quello qua che... c'è la cucina, piccolina però, e il bagno sopra, camera da letto e il salone con la stufetta per l'inverno. Com'è svegliarsi una mattina qui rispetto a quando vivi a Roma, ad esempio? No, no, non c'è parole. Qua ti svegli e hai tutto proprio. Questo è l'orto sinergico zodiacale ed è fatto appunto in agricoltura sinergica, quindi con queste baule all'interno delle quali sono piantati sia fiori che piante che si sostengono a vicenda, senza mai concimarle. Ormai da 4 anni che c'è, vanno alla grande, proprio qualsiasi cosa che si mette giù funziona. E qua facciamo i concerti anche all'interno, quindi al centro si mette il gruppo che suona e da questa parte diventa un palco dove le persone si siedono in mezzo all'orto e si ascoltano la musica. E questo è il Tempio del Fico, vedi? Qui facciamo proprio l'attività, perché appunto quando è tutto coperto diventa una grotta naturale e facciamo concerti. Quindi queste qui dove stiamo andando sono, diciamo, strutture d'accoglienza sì, qua dormono le persone. Quindi questa qui è una delle possibilità d'alloggio, diciamo. Yes. Quindi questi dormono qui con questo bellissimo panorama e fanno, cioè, ci sono i bagni su. Okay. Esatto. E per la cucina c'è la cucina comune. Perfetto. Quindi questa è la zona, quella di prima è la zona food, questa è la zona sleep o dormitorio. Ah, ok. Quindi attualmente... Questa è una zona in cui potete fare corsi, esatto, meditazioni, eccetera. La terra ci dà sempre tutto quello che ci serve. Poi di base c'è il fatto che qui posso dire che se lavoro sodo e con le mie forze ottengo quello che voglio, non devo scendere a compromessi, faticare ma felicemente piuttosto che difficilmente cercare di andare avanti in un ignoto che è quello del mondo lavorativo, che era quello che mi aspettava, no? Guarda, noi siamo iscritti a 3 piattaforme, Workaway, Woofer e Worldpacker. E quindi ospitiamo persone fino a novembre e abbiamo richieste quotidiane da tutte queste piattaforme e quindi sono arrivate persone incredibili, bellissime. Una volta tra l'altro sono venuti una famiglia di israeliani e insieme c'erano 2 ragazzi iraniani e sono rimasti qua tutto il tempo insieme. Che è stata una botta anche sia per loro di apertura che posso dire che il luogo provvede di per sé a sistemare tante faccende. Adesso vi porto a vedere il primo sentiero Gaia che abbiamo inaugurato in occasione del festival, piccolino, un giro di 2 chilometri, però non so perché. Vedevo sempre questo luogo, siccome non ci potevamo arrivare che era pieno di roghe e quant'altro, però immaginavo la sensazione che c'era qualcosa di interessante. E allora una volta siamo riusciti a scendere e quando siamo arrivati, qua dobbiamo recuperarlo assolutamente. E quindi lo abbiamo fatto in occasione del festival perché anche aprire la sentieristica significa suscitare l'interesse di più persone per venire a vedere il luogo. Adesso abbiamo sistemato anche abbiamo fatto le scalinate. Pian pianino ti accorgi che stai entrando in un'altra dimensione. Sì, sì. Ma sotto quel sotto c'è un fiumiciattolo, no? C'era, adesso l'idea è quella di riuscire a ripristinarlo perché l'acqua su ce l'abbiamo, okay, che arriva come sorgente, certo. Quindi ed è canalizzata già fino a 3/4, manca l'ultimo pezzo e poi la ricolleghiamo qua.
Mi sono seduto lassù, che vedevo che c'era qualcosa di bello, che ero preso un po' dall'angoscia, 120 ettari, io non ho mai visto un terreno in meditazione. A un certo punto mi arriva sta cosa, chi ti credi di essere? Tu vuoi salvare me? Tu sei l'usciere. Dico, scusa, hai ragione. La vita poi prepara tutto a disposizione, però se siamo impegnati ad ascoltare troppo la mente e con quello che la mente ha creduto di volere per tutta la vita, e poi quando invece arriva ciò di cui abbiamo bisogno non lo guardiamo neanche. Cercare di sbrogliare la mente per sentire un po' di cuore.